Tutte le principali notizie del momento in casa Inter in questo inizio di settimana, una settimana che ci porta a Juventus-Inter, al ritorno in campo della nostra Inter in una partita importantissima che dà il via alla volata finale di questa stagione tra Scudetto e Coppa Italia. Da qui alla fine non ci fermiamo più, nessuna sosta e allora amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, innanzitutto ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi. Per darvi il benvenuto, per dare il via a questa nuova settimana ho deciso di portarvi oggi il format che ci chiedete spesso, uno dei format che più vi piacciono, con le principali notizie del momento riassunte in pochi minuti, ma soprattutto voglio approfittare oggi, mi prenderò un piccolo spazio per lanciarvi anche un messaggio personale in vista dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Ho deciso di non pubblicare oggi un approfondimento che abbiamo realizzato in questi giorni, a cui abbiamo lavorato veramente tanto, era un contenuto molto molto particolare che però facciamo slittare ai prossimi giorni, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervelo e per non perdervi neanche una delle nostre dirette ogni giorno alle 19:30, però ho deciso di farlo slittare perché oggi sentivo un'aria particolare, sentivo almeno personalmente una certa carica, una certa voglia di arrivare a domenica e di affrontare questa partita contro la Juventus, quindi come sapete su Passione Inter cerchiamo anche molto di interpretare quello che è il sentimento dei tifosi, il sentimento, l'umore anche della piazza interista, quindi trovavo oggi più giusto parlare di questi temi. Voglio concentrarmi allora su cosa succede in questa settimana e come detto lanciarvi un messaggio mio personale. Partiamo subito con le notizie però, non perdiamo tempo, partiamo dalle buone notizie che sono arrivate in queste ore, che magari qualcuno di voi potrebbe aver perso. Di alcune di queste abbiamo già parlato nel canale Telegram di Passione Inter, come ad esempio del ritorno all'azione, al lavoro del nostro Lautaro Martinez. Risultato negativo all'ultimo tampone effettuato, completamente recuperato, è tornato a lavorare ad Appiano Gentile con grande voglia, grande intensità, si rimette a disposizione, lavora ad Appiano Gentile dove nelle prossime ore sono attesi anche De Vrij e Marcelo Brozovic, che sono i due uomini più importanti attorno ai quali si concentreranno le attenzioni dello staff medico e tecnico nerazzurro, perché sono i due osservati speciali, rientrano da rispettivi problemi fisici. Leggermente più pesante quello di De Vrij, che rimane quindi leggermente più attardato nel recupero rispetto a Brozovic. Per entrambi c'è un grande ottimismo in vista della gara contro la Juventus. È chiaro che le prossime ore saranno decisive per le valutazioni e per capire effettivamente come stanno e se saranno a disposizione contro la Juve. Diciamo che per oggi siamo ottimisti su entrambi, soprattutto su Brozovic, ma dovrebbero farcela. Intanto anche Vesino è tornato negativo al Covid, per il momento però rimane con la nazionale uruguaiana e sarà quindi tra gli ultimi, insieme ai cileni e agli argentini, a rientrare in Italia giovedì ed essere a disposizione al massimo venerdì mattina per il mister Simone Inzaghi. Comunque ci sarà tempo per recuperare, visto che con la Juventus, come detto, si gioca domenica. A proposito di nazionali, vi segnalo intanto però che su passioneinter.com, sul nostro sito, come ad ogni sosta per le nazionali, lo facciamo ormai da diversi anni a questa parte, teniamo traccia giorno per giorno, partita per partita, di quello che fanno i nostri giocatori in giro per il mondo. Quindi si sta cercando il rendimento dei nostri, almeno quanto sono stati impiegati i nostri con la dolorosa sconfitta, storica sconfitta dell'Italia contro la Macedonia, che ha eliminato l'Italia dal mondiale. Bastoni 90 minuti, Barella 77, molto stanco Barella anche in quella partita, spremuto dal club e dalla nazionale in maniera veramente clamorosa. Turchia-Italia, poi la prossima gara in programma, un amichevole di cui si fatica a capire l'importanza e la motivazione. Correa, convocato insieme ai fratelli Carboni con la nazionale argentina, è stato l'unico a scendere in campo con la selezione di Scaloni. Correa che è stato anche protagonista per 64 minuti contro il Venezuela, raccogliendo anche gli elogi di Scaloni, che ci punta forte. Potrebbe però riposare contro l'Ecuador e ce lo auguriamo, anche perché credo che Correa dovrà essere molto importante già contro la Juventus e non solo. Dumfries, 90 minuti in campo nella vittoria dell'Olanda contro la Danimarca che ha rivisto, e abbiamo tutti quanti celebrato il ritorno a gol di Christian Eriksen alla prima partita, anzi al primo pallone toccato al ritorno in campo con la nazionale, dopo l'episodio che tutti quanti conosciamo, subito in gol. Il nostro Dumfries comunque 90 minuti in campo, dovrebbe affrontare poi anche la Germania, dove non c'è Gosens, di cui parliamo tra poco.
Vesino, come detto, salta entrambe le partite con l'Uruguay, non ci sarà nemmeno contro il Cile per il rientro ormai solo nelle scorse ore dal Covid, mentre nel Cile Vidal e Sanchez hanno giocato per 90 minuti nella brutta sconfitta contro il Brasile e saranno protagonisti anche nella gara contro l'Uruguay, ultima chance probabilmente per rientrare in corsa per il Mondiale. Skriniar con la Slovacchia, 90 minuti in campo contro la Norvegia, affronterà poi anche la Finlandia. Dzeko 90 minuti in campo contro la Georgia, 2 amichevoli, anche quella contro il Lussemburgo, speriamo che sarà risparmiato almeno nella gara contro il Lussemburgo. Ivan Perisic invece 73 minuti nella gara contro la Slovenia e poi la gara contro la Bulgaria. Chiudiamo infine con Çalhanoğlu che dopo aver perso contro il Portogallo 90 minuti in campo affronta la nostra Italia appunto nell'ultima gara di questa sosta per le nazionali. Detto questo, parlato delle nazionali, stavamo discutendo, vi stavo dicendo dei lavori ad Appiano Gentile, vi racconto una piccola indiscrezione che abbiamo raccolto in queste ore appunto su quello che sta avvenendo ad Appiano Gentile, dove lo staff di Inzaghi ha chiaramente innanzitutto accolto, come vi dicevo, con grande piacere la non convocazione di Robin Gosens con la Germania, ne stanno approfittando quindi in questi giorni per fare un lavoro molto specifico sul tedesco che nel finale di stagione sarà sotto i riflettori in maniera particolare, perché sarà molto più coinvolto nelle rotazioni del mister Inzaghi, inizierà quindi di fatto il suo ambientamento importante in vista anche della prossima stagione in cui quasi certamente partirà come titolare lì sulla corsia di sinistra e collegato anche a quella che sarà la risposta di Gosens e alla crescita che sta avendo Gosens in questi giorni, di cui ce ne stanno parlando veramente molto molto bene. Inzaghi sembra che stia lavorando concretamente su delle piccole variazioni tattiche che potremmo vedere già dalla partita contro la Juventus. Non aspettatevi, vi anticipo subito, rivoluzioni clamorose, non aspettatevi un ritorno al 4-3-3 o un tridente pesante o chissà quale variazione, però da quello che abbiamo potuto sentire, da quello che abbiamo potuto raccogliere, quindi ci tenevo a condividerlo con voi, vedremo secondo me qualcosina di diverso, di differente dal punto di vista del pressing offensivo, della ricerca del recupero del pallone molto molto alti, vicino all'area di rigore avversaria, la ricerca della verticalità, ne abbiamo già parlato le scorse settimane, c'è un approfondimento sui nostri canali che vi consigliamo di andare a recuperare e probabilmente anche nei compiti che verranno affidati a Barella che, come detto, è stanco, è stato spremuto dal club e dal nazionale. Secondo me si sta lavorando su qualcosina anche per metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, dato il momento che sta attraversando lui e non solo lui. Questo quindi per raccontarvi una piccola indiscrezione. Prima di darvi poi anche un paio di aggiornamenti di mercato importanti, perché mi avete chiesto tante cose sul mercato, quindi vi rispondo al termine di questo episodio di oggi, voglio darvi un altro paio di note in vista della gara di domenica contro la Juve. Innanzitutto sarà una partita resa ancor più speciale, ancor più sentita dal fatto che sarà la prima volta che si torna in uno stadio al 100% dall'inizio della pandemia, quindi ci sarà un clima infuocato. Se vi ricordate, tra l'altro, Juve-Inter fu l'8 marzo 2020 anche l'ultima gara che si disputò a porte chiuse prima del lockdown e dello stop al campionato. Si chiude quindi una sorta di cerchio in una partita che pesa tantissimo, veramente tantissimo, e che in queste ore, devo dire, è stata accesa ulteriormente anche dalle polemiche che stanno di nuovo esplodendo, e questo non mi sorprende, perché ne abbiamo già parlato ampiamente nel club di Passione Inter, ne ho parlato una delle ultime uscite della newsletter gratuita che vi mandiamo ogni venerdì sui canali di Passione Inter, in cui raccontavo, senza fare vittimismo assolutamente, di come comunque mediaticamente in questo momento l'Inter stia subendo anche degli attacchi piuttosto evidenti da un po' tutte le parti, e sinceramente capisco molti tifosi che in queste ore si stanno giustamente lamentando anche di questa nuova uscita che c'è stata nelle ultime ore con il capo degli arbitri Rocchi, che è andato a commentare l'audio del VAR sul caso Belotti-Ranocchia, di questo rigore netto che manca al Torino nella gara di ormai 2 settimane fa. Nell'audio del VAR si sente che l'arbitro al VAR dice chiaramente di aver visto Ranocchia toccare il pallone, quindi viene di fatto confermata la decisione dell'arbitro guida in campo di non dare il calcio di rigore al Torino, un errore che, lo ripetiamo per l'ennesima volta, l'abbiamo sempre detto fin dal primo minuto, un errore grosso, visto che il rigore sicuramente c'era per il Torino, ma viene da dire che, a differenza di tanti altri clamorosi errori che abbiamo visto contro l'Inter, ai danni dell'Inter, ma anche in altre partite, senza mettere in mezzo l'Inter o una squadra nello specifico,
sono stati trattati in maniera mediatica piuttosto differente. Diciamo che rispetto ad altri episodi, anche più clamorosi secondo me, questo è diventato un polverone di dimensioni mondiali quasi senza precedenti. Oggi l'audio del VAR quindi viene pubblicato, viene reso noto, viene commentato, allora tanti tifosi mi chiedono: "Ma perché allora l'audio del VAR dopo quel famoso contatto Pjanic-Rafinha in Inter-Juve è scomparso?" O perché allora non esce l'audio del VAR per il rigore inventato in Juve-Inter nell'ultimo campionato con Quadrato che va addosso a Perisic. Non lo so ragazzi, me lo chiedo anch'io, come non so e non capisco perché Rocchi ne parli ora in maniera così aperta, come invece all'andata, dopo quell'Inter Juve, era andato in radio a commentare l'episodio del tocco tra Dumfries e Alexandro, a difendere quella decisione, era andato anche in un modo che io avevo preso quasi per una presa in giro in realtà, a dire che non c'erano state scelte errate nel weekend, tutte scelte corrette, sconfessando quello che aveva detto in estate quando si era detto che non sarebbero stati più fischiati rigorini. Mi fa piacere, per chiudere la questione arbitrale, che comunque sia sempre l'Inter a scuotere le coscienze e a far introdurre anche delle novità importanti anche sul tema arbitrale. Comunque, concentriamoci sul campo, su questo magari spero di non doverci tornare più, speriamo di non doverci tornare più. Sul campo, io allo scudetto so che qualcuno mi prenderà per pazzo, come abbiamo detto anche nell'ultima newsletter, ma ci credo ancora, ci credo perché non voglio pensare che l'Inter si sia dimenticata cosa è in grado di fare. Ci sono 27 punti a disposizione, bisogna farne credo 23 o 24 per vincere questo scudetto secondo me, quindi i margini di errore ormai sono molto molto ridotti, non possiamo di fatto più sbagliare. Questa Juventus non è imbattibile, quindi non facciamo passare la partita contro la Juventus di domenica né come facile né come la portata, ma nemmeno come un ostacolo veramente impossibile da superare. Dobbiamo crederci, anche perché, storicamente devo dire negli ultimi 20 anni, soprattutto quando la Juventus non vince lo scudetto, deve obbligatoriamente essere lì pronto a vincerlo tu, pronto, a non farlo vincere alle altre soprattutto, e quindi chiamo alla responsabilità anche i nostri ragazzi, anche i nostri calciatori, a dare qualcosa in più per approfittare di questa occasione, di scrivere il proprio nome nella storia dell'Inter con lo scudetto che sarebbe quello della seconda stella, quindi c'è un modo per diventare indelebili nella storia nerazzurra, e questo deve essere una presa di coscienza per tutti quanti sicuramente, anche perché, e andiamo in chiusura, lo scudetto, oltre che l'impatto storico, oltre che l'impatto chiaramente del trofeo, della vittoria e del grande orgoglio, avrebbe impatti poi anche a livello importante sul prossimo mercato, di cui abbiamo parlato tanti in questi giorni, ne parleremo anche nei prossimi, perché questi sono i giorni in cui le operazioni entrano davvero nel vivo, ve lo abbiamo raccontato più volte. Ne approfitto quindi per rispondere ad alcune domande che ci avete fatto in queste ore sui nomi più caldi e sulle situazioni più importanti. Innanzitutto vi ribadisco sul tema dell'attacco quello che noi di Passione Inter vi raccontiamo ormai da diversi mesi, vi ripeterò quindi la stessa cosa, ovvero l'attacco dell'Inter cambierà presumibilmente in maniera importante durante la prossima finestra di mercato, e l'Inter soprattutto sta lavorando a almeno 2 colpi lì davanti. Questa è la sensazione e la notizia che stiamo raccogliendo in queste ore, almeno 2 volti nuovi da portare in rosa per la prossima stagione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti probabilmente con l'entourage di Haller dell'Ajax, non è però una trattativa che ad oggi mi sento di dirvi come una trattativa avviata o un nome caldo per il mercato dell'Inter, è una pista che si sta valutando, che si sta tenendo aperta, mentre io continuo a dire che invece, per esempio, nonostante le voci sul Milan, io credo, da quello che sappiamo anche noi, che l'Inter stia continuando a lavorare forte su Scamacca del Sassuolo, e continuo a mettere l'Inter in una posizione importante su Scamacca, così come la mettiamo in una posizione importante, concreta su Bremer, difensore del Torino. Frattesi del Sassuolo invece al momento è un discorso un po' a parte, anche un po' diverso, per cui vedremo. Su Sanchez abbiamo pubblicato un'esclusiva nei giorni scorsi che trovate su passioneinter.com. Sul rinnovo di Perisic vi abbiamo detto che in questo momento c'è qualche dubbio in più, e per questo stanno spuntando anche diversi nuovi di possibili nuovi esterni su cui l'Inter potrebbe andare. L'Inter, se non rinnova con Perisic, potrebbe valutare un profilo anche più giovane da valorizzare, che come costo però dovrebbe essere in linea con quello che sarebbe il peso di Perisic. Che cosa significa questo? Se Perisic oggi pesa circa 10 milioni di euro all'ordo, tra ingaggio, tasse e tutto quanto, l'idea è quella di trovare per l'Inter un profilo più giovane, che tra ingaggio e ammortamento stia quindi su quella stessa cifra complessiva, in modo da avere un impatto zero,
ma con un profilo più giovane appunto che puoi far valorizzare, far crescere alle spalle di un Gosens, che quindi da Gosens, come vi dicevo prima, ci si aspetta una risposta importante e che ti dia quella fiducia di poter essere il titolare della prossima stagione. Ovviamente su questo io nutro grande fiducia. Occhio poi anche ad Handanovic, come detto, perché rimane sempre aperta la pista del rinnovo, un rinnovo che è stato rimandato, sul quale rimaniamo comunque in questo momento più verso il sì che il no. Anche qui però attenzione, perché qualche nuovo nome low cost sta venendo fuori nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo con Handanovic, che andrà a competere con Andre Onana, che arriva dall'Ajax a parametro zero. Queste sono le notizie principali del momento. Spero di avervi dato un'apertura su tutti questi temi. Vi ricordo, nelle prossime ore, come vi dicevo, uscirà un nuovo approfondimento molto più specifico. Oggi però volevo parlare con voi di tutte queste cose di cui abbiamo discusso oggi. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji del pollice alzato, così mi date un ok e mi dite che ci siete fino all'ultimo. Prima di salutarvi, vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto anche in questa volata finale per la stagione, per aiutarci a portarvi nuovi contenuti e nuovi approfondimenti ai quali stiamo lavorando. Potete farlo tramite il tasto abbonati, oppure entrare a far parte della nostra community del club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove come ogni lunedì ci risentiamo poi alle 22 per una diretta esclusiva nel club di Passione Inter.